Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, qual è stata la tua esperienza? Allora, noi sono già un paio di anni che ospitiamo alcuni ragazzi dell'Istituto Agrario di Pescia e devo dire l'esperienza è positiva. Noi non siamo una grande azienda, quello che cerchiamo di fare è soprattutto di far vedere ai ragazzi tutti i passaggi di un'azienda, piccola azienda familiare multifunzionale, quindi dal lavoro in campo per quanto riguarda l'olivicoltura, per quanto riguarda l'ortaggio, il momento della trasformazione nel laboratorio, quindi tutte le norme dell'HACCP, come fare a lavorare per ottenere la migliore qualità del prodotto. Poi dopo anche il momento della vendita, quindi i ragazzi che vengono anche al mercato con noi per vedere qual è il rapporto con il cliente, il rapporto con i gruppi d'acquisto, questo per far vedere anche ai ragazzi giovani che uno anche da solo può, se ci crede nell'agricoltura, può trovare degli sbocchi e può ottenere anche delle grandi soddisfazioni. Poi li facciamo anche l'attività al computer, cioè tutta l'amministrazione, come si fa la tenuta dei registri, come si fanno le fatture, il guardare la posta, anche l'attività di marketing, perché il marketing oggi è importante, è un momento impegnativo perché te tutti i giorni devi essere presente nel web. Perché se te manchi per qualche giorno già il web ti dimentica e quindi tutti i giorni controllare la posta più di una volta al giorno, rispondere sempre perché chi prima arriva prima macina nel mondo del virtuale e quindi anche le attività che si fanno, le lavorazioni, sempre metterle a conoscenza di tutti, dei clienti e di tutto il mondo web. Cerchiamo di dare una visione un po' completa di una piccola azienda. Ecco, noi non siamo l'azienda che mettiamo il ragazzo 8 ore tutto il giorno magari a invasettare a fare il solito lavoro, ma cerchiamo di creare una conoscenza a 360 gradi. Ecco, oltre, diciamo, questo tipo di alternanza scuola-lavoro, ti dedichi anche all'inclusione sociale di ragazzi che hanno problemi di esclusione sociale. Ne puoi parlare un attimo? Sì, allora, noi siamo un'azienda, soprattutto mio marito, Andrea Menichetti, da sempre ha avuto un occhio attento per i ragazzi diversamente abili o comunque con delle problematiche. Lui da 30 anni fa anche l'animatore in un'associazione proprio seguendo i ragazzi autistici e con problemi, quindi per noi è venuto naturale. Già 15 anni fa ci siamo avvicinati, abbiamo avuto un ragazzo con l'assistente sociale di Barberino del Valdelsa che abbiamo portato qui in azienda, fatto un percorso, quindi oggi per noi è venuto naturale ospitare in azienda anche ragazzi con problematiche e quindi cercare di insegnare e introdurli o avviarli verso questo tipo di lavoro e ci siamo resi conto che il contatto con la terra, il contatto con delle cose vive come sono le piante o trasformare i frutti che loro ci danno è una cosa importante, crea senso di responsabilità perché comunque si devono prendere cura di una cosa viva e quindi è un po' come la pet therapy e qui lo facciamo con le piante che però sono vive anche loro. E devo dire siamo molto contenti. Attualmente c'è un ragazzo che viene tutti i pomeriggi in azienda e ci aiuta a svolgere tutti i lavori che ci sono da fare e lui è in grado di poter svolgere. Ritornando all'alternanza scuola-lavoro, quali sono, possono essere i tuoi suggerimenti per un miglioramento
se ci sono naturalmente. Certo, diciamo, la problematica che abbiamo riscontrato noi, essendo una piccola azienda e non un'azienda grande che è un po' strutturata come l'industria, noi invece siamo strutturati appunto come una famiglia, perciò i lavori tutti i giorni cambiano e il tempo soprattutto influisce anche perché quando piove non si può lavorare, quando ci sono condizioni meteo particolari anche sugli orari, cioè d'estate a luglio non si può lavorare dalle 8 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6. In campagna, se si fa l'alternanza scuola-lavoro in agricoltura, a luglio si lavora dalle 5 e mezzo alle 11 e la sera dalle 6 alle 9 e mezzo. Io non posso portare un ragazzo sia nell'alternanza scuola-lavoro ma anche lavorando con i ragazzi con delle problematiche, io non posso portare un ragazzo alle 3 del pomeriggio sotto il sole a 40 gradi a lavorare, quindi occorre elasticità. Magari dice in questo periodo occorre fare un tot di ore e poi è l'azienda agricola mano a mano in base alla stagione e al tempo che decide l'orario. Io a luglio noi ora volevamo continuare per esempio l'attività con questo ragazzo che viene con la Società della Salute della Val di Nievole, però ci troviamo in difficoltà perché io a luglio non posso farlo venire alle 2 e andare via alle 6. È umanamente impossibile e non è che si coltiva in serre refrigerate ma si coltiva all'aperto, perciò questa elasticità è importantissima secondo noi. A volte mi rendo conto che chi si avvicina e dà disponibilità a queste cose, sia il fruitore che chi dà disponibilità, è più avanti rispetto a quelle che sono le normative. Le normative si devono adeguare perché se no non si va avanti e non ci si sviluppa in queste cose che sono importantissime. Grazie Tiziana. Grazie a voi.